Lui è Vitalik Buterin, classe 1994, nato in Russia e fondatore di Ethereum e di Ether, la seconda criptovaluta più utilizzata al mondo. Lui invece è Satoshi Nakamoto, il creatore di Bitcoin, vale a dire la criptovaluta più utilizzata al mondo. Seriamente, quello è soltanto il mitico Godenzio. Chi è di Prato sa sicuramente di cosa sto parlando. Ad accomunare questi due individui sono le criptovalute, o più erroneamente le valute digitali. Bitcoin, Ethereum, Binance, Tether, Cardano, Litecoin, Polkadot e Dogecoin sono queste soltanto alcune delle oltre 4.000 criptovalute in commercio. A causa della loro alta volatilità e del loro basso valore, il 99,9% di queste sono chiamate negativamente in gergo shitcoin. Il valore commerciale di queste, Paolo Villaggio l'avrebbe definite così: è una cagata pazzesca! Per alcuni le criptovalute sono un pochino come l'avvento di internet, un qualcosa che oggi è ancora in fase embrionale e che in pochi utilizzano, ma che tra qualche anno potrebbe crescere, utilizziamo un avverbio che piace a moltissimi statistici, esponenzialmente. Per altri le criptovalute sono il primo segnale di un nuovo ordine mondiale in cui stavolta gli Stati Uniti e il dollaro, specialmente il petrodollaro, avranno, come dire, un ruolo meno importante. Non è un caso che forti sostenitori delle criptovalute siano Jack Dorsey, Elon Musk e Mark Zuckerberg. Per loro Bitcoin sono infatti un modo concreto per aggirare il muro delle valute istituzionali delle banche centrali. Decentralizzazione. Decentralizzazione è la parola più associata a Bitcoin ed Ethereum. Decentralizzazione ad esempio dalle banche, decentralizzazione dai fondi monetari, insomma per molti le criptovalute stanno diventando una rivoluzione della finanza, la quinta rivoluzione, dove banchieri, creditori, debitori e tassi di interesse diventano un qualcosa di vetusto, di superato. Lungi da me da volervi spiegare il corretto funzionamento tecnico delle criptovalute, non ne sarei assolutamente capace, per quello vi consiglio una marea di video che ci sono online su YouTube, ma la vera domanda è: qual è e quale sarà l'impatto dei bitcoin e delle criptovalute negli equilibri globali? Ma prima di rispondere a questa annosa domanda, visto che parliamo di decentralizzazione, vi presento lo sponsor odierno che di decentralizzazione se ne intende meglio di chiunque altro: Working with Web. Dalla creazione di siti web aziendali all'ottimizzazione dei contenuti della pagina, dal copywriting alle consulenze SEO, fino ad arrivare allo sviluppo di strategie marketing ad hoc. Lavorare su internet oggi, per essere un passo avanti rispetto alla competizione, necessita di un supporto specializzato su tutti questi fronti. Formata da un gruppo di liberi professionisti, Working with Web è un'agenzia che, lavorando in remoto 24 ore su 24, garantisce a ciascuno dei suoi clienti supporto con i suoi software, formazione con i suoi corsi, logistica con il suo CRM e consulenze dirette a 360 gradi e in tempo reale attraverso i suoi uffici virtuali sulla piattaforma Discord. Creare con professionalità un sito e-commerce, una pagina web o un CRM dedicato per valorizzare la propria attività in un mondo sempre più orientato al digitale è un'assicurazione per il proprio futuro lavorativo e imprenditoriale. Bene, adesso torniamo all'argomento del giorno: Bitcoin. All'alba della crisi economica del 2008 così appariva il primo blocco delle transazioni di Bitcoin. Ad oggi sarebbe impossibile contenerle tutte all'interno di un singolo video di 10 ore. All'inizio del 2013 un Bitcoin valeva all'incirca $15, a dicembre 2017 20.000, mentre ad aprile 2021 quasi 48.000. Attualmente si stima che ad aver guadagnato più di 1 milione di Bitcoin nell'arco di questi anni siano stati tra i 30.000 e i 60.000 individui. Il numero massimo di Bitcoin estraibili online ammonta a 21 milioni. Ad oggi, in appena 12 anni, ne sono stati estratti 18 milioni e mezzo, vale a dire l'88% del totale. Stando ai ritmi attuali, di 900 bitcoin estratti al giorno all'incirca, per arrivare a scavare l'ultimo 10%, cioè quello più complesso, bisognerà attendere fino al 2140. Da ancore di salvataggio per scappare, per evadere dalla grande recessione, le criptovalute sono diventate sempre di più una forma di resistenza contro le valute istituzionali controllate dalle banche centrali. Protette da un complesso sistema di crittografia, le criptovalute sono trasferite da persona a persona attraverso piattaforme specifiche da un qualsiasi PC, tablet o telefono, senza dover passare attraverso le banche e quindi a costi ridotti. Se per esempio il costo dell'operazione di un bonifico internazionale può arrivare a toccare i 30 euro, con i bitcoin il costo medio delle transazioni non prioritarie è di circa 14 euro, un prezzo che serve a ripagare l'attività di estrazione dei miners. Le criptovalute si basano su un sistema chiamato blockchain, letteralmente catena di blocchi, una particolare tecnologia di stoccaggio e trasmissione delle informazioni. Le transazioni sono aggregate per
blocchi, i quali a loro volta sono collegati ad altri blocchi di transazioni, il tutto a formare una catena criptata. E così la blockchain di Bitcoin contiene al suo interno la storia di tutte le transazioni effettuate dal primo pagamento fino ad oggi. Il database della blockchain è condiviso da tutti gli utenti che in linea teorica ne fanno utilizzo e non essendoci intermediari, ciascuno sempre teoricamente proprietario delle informazioni contenute. Questo eviterebbe problemi come la falsificazione delle transazioni. Senza server bancari centralizzati, oscurabili da terzi e con tutti i PC collegati alla blockchain, sarebbe infatti impossibile modificare le transazioni convalidate. Il sistema della blockchain non si limita soltanto all'universo finanziario, ma trova sbocchi pressoché illimitati nella gestione dei registri, nei movimenti delle merci e in settori come quelli assicurativi, notarili, sanitari e logistici, facilitando la negoziazione di contratti detti intelligenti, vale a dire gli smart contracts, e offrendo sicurezza e trasparenza maggiore contro le frodi. Esempio banale: l'acquisto della prima casa. Comprare e registrare una proprietà con uno smart contract non richiederebbe l'intermediazione di banche per le garanzie di mutuo o per la firma di un notaio. Termine strettamente legato al mondo delle criptovalute è poi quello del mining, dell'estrazione, un processo digitale che serve a verificare e convalidare un blocco di transazioni nella blockchain. A estrarre Bitcoin in origine erano singole persone, spesso informatici o appassionati di settore, attirati dall'idea di alta profittabilità del mining. Oggi a farlo sono, a dire la verità, società dotate di centinaia di migliaia di schede video e processori collegati alla rete. Per estrarre un singolo Bitcoin, equivalente oggi a circa $48.000, i costi variano in base all'elettricità, alla quantità di processori e schede video, alla potenza di calcolo sfruttata e al paese in cui ci troviamo. Per esempio, estrarre un Bitcoin nell'arco di 10 minuti necessita attualmente di circa 20 gigawatt. Come termine di paragone, un normale asciugacapelli consuma 1500 watt in 10 minuti. Farlo in Italia equivarrebbe in 10 minuti a spendere circa quasi 10.000 euro di elettricità al mese, ma questo varia di paese in paese in base ai costi dell'elettricità. Tra i meno cari troviamo il Venezuela con circa $530, tra i più alti la Corea del Sud con $26.000 al mese. Ma ci sono comunque paesi geograficamente strategici, molto strategici per questo genere di attività. Anzitutto l'Islanda, dove, grazie alla sua energia geotermica, l'imprenditore tedesco Marco Streng ha fondato la Genesis Ethereum Mine, un centro dati con più di 30.000 computer. L'Islanda è un paese ottimale per la criptoindustria, un paese con un clima freddo, ideale per evitare il surriscaldamento delle componenti meccaniche e dove la quasi totalità dell'energia deriva da fonti rinnovabili ed è a prezzi decisamente economici. Per farvi un esempio, quando vivevo in Islanda pagavo 20 euro di bollette acqua, luce e gas con il riscaldamento al massimo. L'incongruenza tuttavia sta nel consumo. Il 90% del dispendio energetico in Islanda viene generato proprio dall'estrazione di criptovalute, un valore che supera l'energia richiesta per riscaldare tutte le case del paese e dei circa 300.000 abitanti. Prima del 2017 anche in Cina il mining era un'attività redditizia, tant'è vero che ancora oggi l'80% del mining globale è concentrato nella Repubblica Popolare. Tuttavia il governo cinese ha recentemente cominciato a imporre tutta una serie di limitazioni molto pesanti per evitare delle fughe indesiderate di denaro. Secondo le stime più recenti, lo 0,59% del consumo mondiale di elettricità è causato proprio dall'estrazione di Bitcoin, per un totale di 140 terawatt, un valore che supera di gran lunga il consumo di paesi come il Pakistan, l'Algeria, la Danimarca o il Perù. A rendere popolare le criptovalute è stato il perdurare della crisi economica. Ce lo dimostra benissimo la storia recente di Cipro. Quando nella crisi del 2013 la Troika e quindi la BCE intervennero con un prelievo forzoso del 15% sui conti correnti ciprioti con più di 100.000 euro all'interno, nei paesi che versavano in condizioni simili a quelle cipriote, fra tutti la Spagna e la Grecia, ci fu un aumento della domanda di Bitcoin del 45%, un aumento che rafforzava l'idea per cui le criptovalute fossero beni rifugio con i quali sfuggire al controllo delle banche. Anche la storia dello Zimbabwe è molto interessante in tal senso. Il 15 novembre 2017 Bitcoin veniva scambiato globalmente con un valore di $7.000. Contemporaneamente in Zimbabwe, sulla piattaforma Golix, l'unica nel paese, Bitcoin raggiungeva la cifra record di $13.500, quasi il doppio. Per capire il perché sarebbe bastato chiederlo al presidente Mugabe. Quel giorno infatti l'esercito era insorto in un colpo di stato contro Mugabe, mettendolo agli arresti domiciliari. In una situazione così instabile e già di per sé grave, gli zimbabuesi si affrettarono a convertire quanto rimaneva del loro denaro in Bitcoin. Facciamo finta che l'iperinflazione del 600% in Zimbabwe non esista. I zimbabuesi
paesi non sono gli unici africani a usare Bitcoin. Questo perché trasferire denaro in forma di criptovalute è solitamente molto più semplice ed economico rispetto a intermediari come Western Union o MoneyGram, che in Africa applicano il 10% di tasse su importi di un certo valore. Per trasferire denaro a bassi costi, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana e senza bisogno di un conto bancario, basta l'oggetto tecnologico più semplice da reperire in Africa, un telefono cellulare. Che il continente africano stia diventando un terreno fertile per le criptovalute, non è che devo essere io a dirvelo, non è un segreto. Con regioni dove le banche sono praticamente inesistenti, con la piaga della disoccupazione e con economie affossate da elevatissimi tassi di inflazione, monete come i Bitcoin vengono viste come un'ancora di salvezza, o forse un terno all'otto. In Uganda, Malawi, Marocco, Sudan e Nigeria. Come conseguenza, l'intera Africa subsahariana ha trasferito un totale di oltre 50 miliardi di dollari in forma di criptovalute, contribuendo a far risparmiare almeno 2 miliardi di dollari in spese di trasferimento. A sentirsi minacciati dall'avvento delle criptovalute non sono solo le istituzioni come Western Union, ma anche e soprattutto gli stessi governi nazionali. È il caso del Nepal, dell'Algeria o della Bolivia, dove detenere Bitcoin può portare persino all'arresto. Altri paesi invece, come l'India, con la loro banca centrale nazionale, stanno preparando le contromisure, mettendo al bando le criptovalute per emetterne una ufficiale a livello governativo. L'India non è l'unica, ci sono anche la Cina, ma c'è anche la Russia, con rispettivamente la proposta di uno yuan e di un rublo digitale. Sono questi strumenti che potrebbero permettere a questi paesi di allontanarsi dal monopolio del dollaro, di ridurre la perdita di denaro derivante dalle rimesse dei rispettivi espatriati all'estero e al tempo stesso rafforzare la propria influenza. È esemplare il fatto che app cinesi come Alipay o WeChat siano sistemi di pagamento ampiamente accettati per tutti i turisti che vanno in Giappone, in Corea del Sud, a Hong Kong, Singapore, Indonesia. E poi ci sono le isole Vanuatu, nel Pacifico, che pur di acquistare Bitcoin e attirare le grandi corporation sono disposte a vendervi la cittadinanza e il passaporto al modico prezzo di 44 Bitcoin, circa 2 milioni di euro. Vanuatu, paradiso in tutti i sensi, soprattutto fiscale. Oltre a minacciarne l'utilizzo, molti governi hanno infatti ripetuto la stessa antifona, e cioè: le criptovalute sono soggette ad alti fattori di rischio. Questo deriverebbe dalla loro facile manipolazione, dalla grande volatilità e dall'alta probabilità di finire in mano ad hacker esperti. Altro punto spesso utilizzato come leva psicologica delle banche centrali è l'idea che le criptovalute finanzierebbero la piaga del terrorismo e del traffico illecito. Le prime accuse sono, come dire, abbastanza fondate, cioè l'hackeraggio è un problema bello grosso. Tra l'altro vi consiglio il video del mio amico Parabellum sulla guerra cibernetica, che dovrebbe pubblicare a breve sul suo canale qui. Ma anche l'alta volatilità dei Bitcoin è una bella gatta da pelare. Cioè, volatilità, detto terra significa che il prezzo percentuale di Bitcoin in una singola giornata può variare tantissimo. Magari la mattina siete tutti contenti perché ha più 10% e la sera stessa andate in depressione perché ve lo trovate sotto il meno 7%. Il fatto che invece Bitcoin favorisca gli illeciti io lo definirei un pochino più discutibile, onestamente parlando, perché anzi è grazie al sistema bancario tradizionale che cartelli, mafie e altri trafficanti hanno prosperato per decenni, per non parlare del grandioso fenomeno dei paradisi fiscali. È molto più probabile che un criminale, magari Asdrubale che fa parte di Al-Shabaab, venga pagato in dollari o sterline piuttosto che in Bitcoin, considerato che con il sistema della blockchain l'Interpol potrebbe tranquillamente rintracciare Asdrubale e anche l'origine della transazione. Tra tutti i paesi, il primo ad aver lanciato una criptovaluta nazionale tutta sua è stato il Venezuela. Non a caso, mi verrebbe da dire, visto che oggi per comprare un chilo di riso in Venezuela al prezzo di $1 serve lo stipendio di un mese. Di fronte alle gravi situazioni internazionali, all'inflazione stimata di quasi il 2300%, di fronte al crollo del Bolivar, cioè la moneta nazionale, così come anche di fronte alle inadempienze dei pagamenti, il presidente Maduro ha annunciato nel dicembre 2017 la creazione del Petro, una criptovaluta sovrana al di fuori di ogni sistema bancario. Ogni petro emesso è garantito dal valore di un barile di petrolio e sebbene non sia ancora arrivato a sostituire il Bolivar, questa criptovaluta ha permesso al governo venezuelano di pagarsi più di 3 milioni di dollari in cibo e medicine, importate da Brasile, Canada e Danimarca. In tutta risposta, gli Stati Uniti, denunciando l'elusione delle sanzioni imposte al regime di Maduro, hanno più volte minacciato gli altri paesi di non fare affari con il petro venezuelano. Insomma, proprio come la triade petrolio, oro e uranio è stata nel Novecento la leva principale con cui bilanciare gli equilibri di geopolitica, le criptovalute nazionali e la blockchain potrebbero essere un nuovo strumento di rivalità tra le superpotenze, un'alternativa
un'alternativa alla supremazia del sistema dei petrodollari. Lo sa bene la Cina, principale paese estrattore di criptovalute, ma lo sa benissimo anche la Russia, dove, sebbene queste siano in linea teorica illegali, il Cremlino ha affermato lo scorso anno di voler attirare il 30% del mercato globale di Bitcoin. Dalla sua, la Russia, che oggi copre il 7% del mining globale, ha un vantaggio che gli altri non possiedono, e questo vantaggio si chiama Sibir, la Siberia. La Siberia è un livello di attrattiva enorme per chi vuole produrre Bitcoin. È una regione dove l'elettricità è a buon mercato grazie ai suoi grandi fiumi, circa 4 centesimi di euro per kilowattora, dove il clima artico, con picchi di anche meno 40 gradi in inverno, permette il buon funzionamento di processori e schede grafiche, e dove l'assenza di regolamentazioni ben precise favorisce il proliferare di questa attività e con essa tutti gli illeciti che ne derivano. Attirando i minatori, la Russia attira così anche e soprattutto la potenza di calcolo. In un mondo sempre più digitalizzato, potenza di calcolo si trasforma facilmente in potere politico, specialmente in paesi dove le normative sono ancora piuttosto oscure. Ce lo ricorda la guerra sul controllo e l'elaborazione di enormi quantità di dati e informazioni in mano ai social network, una sfida che gli hacker russi e cinesi non vogliono perdere contro gli Stati Uniti. E così città come Irkutsk, grazie anche alle centrali idroelettriche nei pressi del lago Baikal, sono diventati hub importanti per l'estrazione di criptovalute, ma anche centri dove guadagnare influenza politica a livello regionale. Lo hanno capito giganti russi dell'energia come Gazprom e Eurosibenergo, che da poco hanno sviluppato contratti di vendita di megawatt a oltre 70 società di estrazione Bitcoin in Siberia. Lo hanno capito hacker e criminali, che preferiscono adesso saccheggiare i data center siberiani rubando computer e processori in massa. Lo hanno capito perfettamente oligarchi russi come Oleg Deripaska, che ha convertito una delle più grandi fonderie siberiane di alluminio in enorme centro di estrazione Bitcoin fondato sull'idroelettrica e con una capacità di 700 megawatt, BitRiver. E poi l'hanno capito persino i preti. Forse un po' troppo. Nel 2018 una chiesa evangelica a Irkutsk venne infatti condannata dalle autorità per aver manomesso il sistema elettrico del quartiere per aumentare la produzione di Bitcoin. Come scusa, gli imputati spiegarono che l'anormale aumento nel consumo di energia fosse dovuto alla stampa delle Bibbie. Dunque, come possiamo vedere, il gioco di troni per le criptovalute è appena all'inizio. Che sia una bolla speculativa o meno, Bitcoin ha comunque attirato sempre più su di sé l'attenzione internazionale. L'ostilità che è cresciuta nei suoi confronti da parte dei governi nazionali è forse un chiaro segno della sua popolarità, della sua importanza, del suo peso. Le stesse parole di Mario Draghi sembrano ricordarcelo. The euro is backed by the European Central Bank. The dollar is backed by the Federal Reserve. Currencies are backed by the central banks or their governments. Nobody backs the Bitcoin. Da Erminaro Herrar io non posso fare altro che lasciare a voi il giudizio sulle criptovalute e su quale futuro potrà attenderci. Io la palla di vetro non ce l'ho, ma nel frattempo non posso fare altro che ringraziarvi per l'ascolto, come anche ringraziare chi supporta la produzione video di questo canale, sia chi lo fa con 99 centesimi di abbonamento su YouTube, che anche con 10 euro su Patreon o con 0,0021 Bitcoin sul wallet. Sono tutti piccoli mattoncini verso la creazione di un grande progetto stabile. Un team di produzione documentaristica che sarebbe il mio obiettivo di lunghissimo termine, ma che sarà possibile soltanto grazie a voi e non certo a una singola persona che sono io. Un caro saluto a tutti ragazzi, per Aspera ad Astra.